È metà dicembre, siamo nell'orticello di casa. Oggi ti faccio vedere come spendendo solo 3 euro e utilizzando vari materiali di recupero che ho qui a disposizione, vado a predisporre la fragolaia, ovvero questo grande tubo in PVC, dove poi a fine febbraio andrò a trapiantare appunto le fragole. Questo è il tubo che andrò a utilizzare, come vedi è già usato, perché ci avevo già coltivato le fragole qualche anno fa, esattamente in questo punto, che poi è dove andrò a metterle anche oggi. In questo punto avevo fatto una zona di lavaggio che comunque è sempre qui, l'ho solo spostata un pochino più indietro. Questo è un punto che in estate ha un po' di sole la mattina, poi rimane ombreggiato per gran parte della giornata fino al tardo pomeriggio, quando riceve nuovamente altre 2 o 3 ore di luce diretta. Quindi è perfetto per le fragole. Questi sono dei sostegni che avevo già da qualche anno fa, che andrò ad attaccare a questo palo di legno, 1 e 2. Come vedi sono ricurvi, quindi sono perfetti. Questo l'ho tagliato corto. Bravo, bravo Mirko. Adesso sì. Adesso va bene. Allora, ho attaccato i supporti a entrambi i pali e ho fatto una prova per vedere se ci sta. Già che ci sono, ti faccio vedere che ci sono dei fori sul fondo, vedi? Ora si vede male perché c'è la terra, ma li ho fatti io. Adesso, prima di andare a mettere la terra, c'è da chiudere le estremità. Ah, non ti ho detto, il diametro di questo tubo è 20 cm. Chiaramente la soluzione più semplice per chiudere l'estremità sarebbe comprare dei tappi. I tappi, quelli tipo arancioni, sai, i tappi per PVC. Ma per 2 tappi avrei speso più di 20 euro. Ecco che entrano in gioco gli unici 3 euro che ho speso, che sono per questo nastro. Poi avevo a disposizione dei pannelli che avevo trovato al campo, in realtà abbandonati, li ho ritagliati e adesso li andrò a appoggiare sulle estremità e cercare di tenere fermi con appunto il nastro. Funzionerà? Non funzionerà? Vediamo. Allora, questo è il risultato finale. Come vedi ho fatto più passaggi. È brutto? Sì, molto. Però funziona teoricamente sì. Anni fa avevo provato a chiudere l'estremità semplicemente mettendo dei sacchetti di plastica, quindi riciclando dei vecchi sacchetti di plastica e poi tenendoli fermi con degli elastici. Ma con il caldo estivo gli elastici si scioglievano, esplodevano, la busta cadeva e non funzionava. Quindi ripeto, invece che spendere più di 20 euro comprando i tappi in PVC, provo questo sistema, vediamo cosa succede. Adesso abbiamo il nostro tubo in posizione, i pali fissati, sotto è già preforato, sopra è preforato per metterci le piantine e le estremità sono chiuse. Ora però il tubo va riempito e io fortunatamente ho molta terra a disposizione. Infatti sto smontando il vecchio letto rialzato, lo hai già visto in altri video, sicuramente quello delle patate, e lo sto smontando perché ho bisogno di questo spazio per metterci sopra qualcosa di nuovo, un nuovo grande tra virgolette progetto. Se segui il canale lo vedrai. Se non segui il canale ma sei curioso ti consiglio di iscriverti, così quando uscirà il video a riguardo lo saprai. Quindi adesso con molta pazienza ho a disposizione queste buste che avevo comprato da utilizzare come vasi, non so se li conosci. Non mi trovai bene e quindi adesso le uso per trasportare della terra o il compost, ma non per coltivarci. Questa terra è molto buona, infatti sono molto contento di poterla riutilizzare. Ora che il tubo è riempito circa a metà, e non ti dimenticare di mettere la terra anche qui sotto, non solo qui nel mezzo, se deciderai di utilizzare un metodo simile, così le radici delle fragole avranno modo di espandersi anche un pochino in orizzontale per quanto possibile, visto che comunque coltivare in un tubo di questo tipo è molto diverso dal coltivare a terra. Ora è un buon momento per inserire un po' di stallatico pellettato che ho già qui.
Adesso lo butto così, poi dopo lo mescolo, di modo che quando a fine febbraio, inizio marzo metterò le piantine, troveranno un terreno già ricco. Registro nuovamente la voce in fase di montaggio perché si era spento il microfono. Dicevo soltanto comunque che ho riempito fino all'orlo e poi in fase di trapianto, se ce ne sarà bisogno, aggiungerò ancora del compost fresco. Ah, chiaramente ho detto compost fresco, ma non intendevo compost non maturo. Il compost deve essere maturo. Intendevo semplicemente del compost nuovo per compensare quella parte di terriccio che nei prossimi 2 mesi naturalmente sarà andata giù. Se ti interessano anche le prossime fasi della coltivazione delle fragole in tubo, quindi il trapianto delle piantine, poi la coltivazione e la parte più divertente, ovvero il mangiarsele, speriamo, ti consiglio di iscriverti al canale se non sei già iscritto, metti mi piace se ti è piaciuto questo video e grazie per averlo guardato fino alla fine. Ciao!